Buonasera a tutti ragazzi, oggi voglio vedere con voi le combo di Yasuo più importanti. Iniziamo subito dalla prima, che è Q-Flash. Così. A cosa serve? Innanzitutto Q-Flash e non Flash Q, perché Flash Q ha un'animazione lenta. Q-Flash è veloce. Perché si fa questa combo? Classica situazione in cui il nemico rimane in fin di vita, ma non è il range, e non potete dashare sui minion per raggiungerlo. È poco predictabile. Chiaramente un nemico in fin di vita che sa giocare contro uno Yasuo se lo può aspettare. Una cosa che succede spesso con Yasuo, magari andate in fin di vita sia voi che il nemico, e vince chi colpisce prima. Questa è la combo più semplice di Yasuo. Seconda combo di Yasuo, Q3 Flash. Allora, il motivo per fare questa combo è colpire il nemico in una situazione in cui è impreparato, in cui non si aspetta che voi ingaggiate. E sapete che magari col seguito di un ulti potrebbe morire, o con l'ingaggio del vostro alleato potrebbe morire, allora vale la pena fare questa roba qua. Potrebbe anche essere il caso di dover doggiare un'abilità. Adesso qua non c'ho un nemico, però potrei doggiare uno stun di Lux e fare questa roba qui. Quindi colpire un nemico impreparato o flashare un'abilità e ingaggiare poi dopo il tornado con l'ulti. Adesso trattiamo le combo un po' più difficili. Terza combo importante di Yasuo, Beyblade. Beyblade, cos'è il Beyblade? Questo. Chiaramente a questa combo può seguire questo. Quando serve fare il Beyblade? In genere vuoi fare il Beyblade quando non sei sicuro di hittare la tua EQ, questa roba qui. Difatti è facile vedere che anche giocatori di Yasuo come Zhang, non so come si pronuncia, la fa anche sul posto, semplicemente per impedire una reazione dell'avversario. Mettiamo caso che il nemico sia sotto torre in fin di vita e lui si sta continuamente aspettando di ricevere qualcosa, di ricevere un ulti, un tornado, qualsiasi cosa. Quindi è costantemente sull'allerta e non si fa prendere. Un modo per garantire che lui non abbia tempo di reazione alla giocata che andrete a fare è appunto usare il Beyblade. Se io avessi un minion qui, lui non si aspetta che adesso faccio questo e dopo faccio questo. Quindi non riesce a reagire, non può reagire in tempo a questa roba qua, a meno che non pensa già che nel momento in cui state andando qui vogliate fare questa cosa. Quindi deve fare un flash preventivo. È una roba abbastanza improbabile. Ora passiamo alle combo di Yasuo più interessanti e anche più difficili, chiaramente. Vediamo un po' l'Airblade. Allora, in cosa consiste l'Airblade? L'Airblade consiste nell'alzare il nemico, in qualche modo, fare un attacco, fare un E, fare una Q e poi fare la R, in modo tale che si ha una carica di Q a fine dell'ulti. Alzo, attacco e ho il tornado già carico, facendo solo un acqua in più. Non so se si possa fare prima di questa velocità d'attacco, probabilmente sì, basta anche forse una spadina qui. Però questa è la classica situazione in cui vi trovate a livello 6, quindi di solito non vi trovate mai a meno di questo, forse ecco avete solo la daga e non questo, però fa lo stesso. Non serve avere chiaramente la E maxata o la E maxata solo per il cooldown della E, quindi basta il livello 6, ok? Basta sicuramente i gambali e una spadina e una daga. Con l'arco sicuramente è un po' più facile. Perché funziona questa combo? Noi alziamo il nemico col tornado, dopodiché facciamo un attacco, dopodiché facciamo una EQ e poi premiamo R. Perché tutti questi passaggi? Chiaramente alzare col tornado è la necessità per fare l'ulti dopo. Perché fare un attacco di mezzo? Non solo per aumentare chiaramente l'output di danno che facciamo, ma anche per prendere un po' di tempo, perché fare questa combo senza mettere l'attacco è anche più difficile, paradossalmente è anche più difficile di evitare di mettere l'attacco. Per farla senza bisognerà guardare la barra sopra dello status in aria e farla più o meno a quando è quando la barra scorre tra in e a. E per farvi capire di che barra sto parlando, parlo di questa barra qua. Ecco qua. Questo è farla senza d'attacco. È un po' difficile dare occhio a quella barra mentre stai giocando. Perché serve questo tempo? Perché si va a sfruttare un pseudo bug
diciamo un'implementazione voluta della Q per cui la Q si resetta se facciamo una E a meno di 0,5 secondi dalla scadenza del cooldown. Quindi il tempo di fare quell'auto attacco ci garantisce di poter fare EQ dopo per caricare una stack in più sulla Q. Ora andiamo a vedere quella che è una variante di questa dell'Airblade. In realtà è una combo che ho visto fare da Zhang. Diciamo che possiamo accingere a fare l'Airblade anche in una situazione del genere. Come? Così. Andiamo a fare questa combo utilizzando il flash per accorciare le distanze e poter fare ad attacco e QR. Adesso andiamo ad analizzare una combo che ha fatto Zhang. La combo che ha fatto Zhang è questa qua. L'avversario è sotto torre. Cosa ha fatto? Ha chiaramente alzato, ha ultato e ha flashato via. Quando io alzo qualcuno, quello che succede quando faccio l'ulti è che appaio esattamente dietro di lui. Ma questa cosa è vera fin tanto che il nemico non è nel range delle torri. Cosa succede quando il nemico è nel range delle torri? Se il nemico è nel range di torre, Yasuo non esce più dietro, come ha fatto prima, dietro di lui, ma esce davanti. Perché? Perché è programmato per non entrare nel range di torre. Quindi fin tanto che un nemico è qui, è sul bordo della torre, io posso ultarli e stare tranquillamente fuori dal range di torre. Il nemico è qui, quindi sa che non può ultarlo senza prendersi il colpo di torre. Quindi lui cosa fa? Ha il flash disponibile, sa che muore con l'ulti, fa ulti e se ne va. Passiamo a una delle combo più difficili di Yasuo, il Keyblade. Allora, il Keyblade questa volta è l'unione del Beyblade, quindi EQ Flash, quindi EQ Flash e dell'Airblade. Ad attacco EQR. Cosa viene fuori? Viene fuori questa roba qui. Ecco qua, viene fuori questa roba qua. Come vedete questa combo è semplicemente l'insieme del Beyblade e dell'Airblade. Quindi EQ Flash, EQ sul primo bersaglio, Flash sul secondo, autoattacco mentre in aria, EQ R, Q, tornato carico di nuovo. Questa è chiaramente una delle combo più difficili di Yasuo, ma anche una delle più improbabili che usiate. Adesso è arrivato il momento di una combo che Zhang non vuole farvi sapere. La famosa QR, una combo che fanno la maggior parte degli Yasuo forti, è una combo che fa anche Faker, anche non essendo OTP Yasuo, conosce. Comunque è una combo che è risaputa. In cosa consiste? Nel fare la Q un momento prima della R. Ovviamente come deve essere fatta questa Q? Se il nemico viene alzato, in questo modo io devo fare una Q nel lato opposto prima di fare la R. Non può avvenire con il tornado di Yasuo, quindi ad alzare il nemico deve essere un alleato o un no-cap di qualsiasi tipo quello del drago. Quindi cosa succede? Io faccio questo e vi garantisco che vi trovate una Q caricata, già, fatta con la tempistica giusta. Che non è semplice, perché questa roba qua ti fa tranquillamente mancare l'ulti, quindi è una combo particolare. È difficile da allenare proprio per questo motivo qua, perché non può essere il tornado di Yasuo. Allora, questa sicuramente è una combo difficile da fare, ma perché è difficile da praticare. Se per sé non è molto difficile, però c'è la possibilità che voi sbagliate, che si sbagli il tempo per fare QR e quindi non solo si sbaglia magari la direzione per fare la Q, perché se faccio una Q di traverso è chiaro quando esco dietro il nemico la Q viene fuori così e quindi l'ho mancato. Quindi c'è la possibilità semplicemente anche di sbagliare la direzione della Q, c'è la possibilità di sbagliare il timing di QR e arrivare a non fare neanche l'ulti. Quindi queste erano le combo di Yasuo aggiornate ad oggi. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e seguitemi. Artlist.io